nella prima parte spero abbiate ben compreso le ragioni storiche della 126. Ma ora vediamo come si comportava davvero all'epoca su strada e come si comporta oggi su strada. Rispetto alla 500, la 126 ha una posizione di guida più molleggiata e più orientata verso il conducente, per cui anche i più alti stanno meno con le ginocchia in bocca. La tenuta di strada e la capacità di assorbimento sono migliori, a tutto vantaggio del divertimento di guida, perché si cavavano fuori le potenzialità e i vantaggi che un'automobile come questa poteva continuare a dare. Nei tratti più veloci la 126 manifesta quell'atteggiamento sovrasterzante tipico della 500, ma che qui si può meglio modulare grazie innanzitutto alla maggior potenza e ad un assetto comunque più all'altezza. Quindi stessa filosofia della gestione dei pesi, con la santa balestra all'anteriore ed un retrotreno più indipendentista, ma con maggior controllo e maggior divertimento. Guidando una 126 un neopatentato poteva ricevere e può ricevere tutt'oggi belle soddisfazioni da questo sprint aggiunto, a patto però che venga sfruttato nel giusto modo, perché ci vuole un attimo qualora si pretenda troppo da lei e si rischia con il superare i suoi limiti e non godersi affatto la sua esperienza di guida. Quindi per chi non ha mai guidato queste macchine, tranquilli che con la giusta pazienza e la giusta curiosità vi potranno solo educare. Questa in prova è diventata un po' più sottosterzante perché, avendo montato i pneumatici di una sezione maggiore, ha acquisito un po' più di grip e quindi è più aggrappata all'asfalto, e avranno sensibilmente, anche, ma dico sensibilmente, pregiudicato l'accelerazione dell'auto e la reattività dello sterzo, contribuendo tuttavia ad un arresto, ad una frenata dell'auto, della vettura più immediata. Questa che vedete in prova si tratta di una versione motorizzata con il 650, quindi con la nuova meccanica e l'impianto elettrico aggiornati. Oltre al motore, l'impianto frenante più potente, con rispettivi tamburi derivati dal 128, e da qui anche i nuovi mozzi maggiorati con ruote di nuovo disegno, condivise con la stessa 128 e con il 900 T pulmino, alternatore al posto della dinamo, ed anche i cuscinetti dei fuselli rinforzati. Ma questa versione venne chiamata base, poiché manteneva la carrozzeria normale, e della versione più lussuosa rifinita, ovvero la Personal, presentata nel 76, ne condivideva solo la meccanica. Quindi rimaneva in listino questa versione, che era la più economica e ai tempi d'oggi direi anche la più classica, perché mantiene quella snellezza, quella brillantezza delle Fiat anni 60, ma con una meccanica più efficiente e più briosa. D'altronde la 126 prima serie venne proposta fino al 74 anche in versione tetto apribile, poi il tetto apribile divenne un optional per le versioni successive. È una tutto dietro, quindi si comporta molto bene in salita. Il motore raffreddato ad aria è un qualcosa di eterno, sia storicamente che tecnicamente, perché se coccolato con la giusta attenzione, impiegato con la giusta attenzione, si rivela essere molto affidabile e duraturo, mentre la frenata è accettabile, e soprattutto in relazione alle velocità medie che l'auto poteva e può raggiungere. Posso dirvi con una certa convinzione che l'auto frena, perché l'ho portata anche in pista e anche con le ruote originali, inchiodando l'auto, si arrestava discretamente. Inoltre ricordiamoci che la 126 già alla sua presentazione mostrava questo impianto frenante a circuito sdoppiato. Le 126 a tetto chiuso, non avendo l'apertura del tetto con la cappottina, perdevano in estate quella frescura tipica della 500, ma nell'uso invernale, anche per i viaggi, si rivelarono essere delle vetture molto più sicure e molto più affidabili. Così come il divanetto posteriore, che era leggermente più accogliente del divanetto della 500, aumentava indubbiamente l'abitabilità dell'auto. Ciao. Ciao. Ci puoi portare a destinazione? Sì, andiamo. E arriviamo a una delle caratteristiche a cui maggiormente pongo attenzione quando guido un'automobile, ovvero
sterzo, che rimane del tipo a vite senza fine e che in sintonia con il nuovo assetto del 650 sicuramente filtra meglio le asperità, per giunta è anche maggiormente demoltiplicato rispetto a quello della 500, dà un feeling ovviamente diverso, più soffice, più ammorbidito, ma non per questo meno delicato. Quando si imposta una curva però, grazie anche all'azione della barra stabilizzatrice, soprattutto nella fase di percorrenza, acquista un certo carattere lo sterzo, ma la cosa che più mi preme dirvi al riguardo, e preciso che si tratta di una questione soggettiva, lasciatevi originali, non modificate la scatola dello sterzo qualora manifesti un minimo di gioco. Molti hanno montato le scatole dello sterzo della Panda 30, ma a mio parere una 126 va lasciata originale e vi dico subito il perché. La 126 bis, la poca amata 126 bis raffreddata d'acqua, ha avuto lo sterzo a pignone e cremachiera, che è stata una bella evoluzione, ma le prime 126 e le 650 sono nate in un periodo che a parer mio era ancora un periodo classico per l'automobile, in cui prevaleva ancora la meccanica con i suoi limiti e in cui tante soluzioni tecniche economiche hanno contribuito comunque a far spostare, a far lavorare e ad esaudire i sogni di migliaia di persone. Quindi credo che dialogare con lo sterzo di un'automobile e con i suoi segni del tempo sia una delle parti più belle dell'esperienza di guida di un'auto come questa. Ma la 126 deve comunque tanto alla 500 e noi dobbiamo dare tanto alla 126 perché provò e riuscì a far perdurare per i successivi decenni del Novecento quella filosofia di automobile lanciata dalla 500 Topolino e che in varie zone d'Europa e dell'Asia adottarono, arrivando alle piccole e tremende giapponesi, tra cui l'Honda N600, per non menzionare le prime Kei Car 360. Gli anni 70 furono il periodo del cosiddetto reflusso per via soprattutto della miriade di tensioni sociali che non poterono non ripercuotersi anche sul settore automobilistico. Oltre a questo, la 126 sicuramente dovette poi fronteggiare anche la nuova concorrenza delle europee, prima ancora delle giapponesi. A questo si aggiunse la crisi energetica e lo shock petrolifero. Nonostante tali scombussolamenti, il suo dovere lo fece. Dopo che la sua consorella o mamma, chiamatela come preferite, lasciò a lei la responsabilità di essere l'unica superutilitaria italiana, le vendite non andarono nemmeno a sfiorare quelle della 500, ma riuscì comunque a prendere posto in una parte del cuore degli italiani, oltre che in Polonia, in cui venne prodotta in 3 milioni di esemplari. Ed ora mi avvio alle conclusioni. La 500 è considerata più bella soprattutto per le sue curve e per la sua tondeggiante simpatia che negli anni del boom arrivò davvero quasi a tutti. Ma se è vero che le automobili sono come le donne, ciò significherebbe che si fanno anche amare come le donne. La 126 non venne costruita per essere più bella. Tuttavia, dietro quell'aspetto all'apparenza meno dolce e più spigoloso, si può scorgere sempre un'emozione carica di positività. Ma sotto questo aspetto la 126 ci ha dato di più di una semplice emozione. Si è fatta amare come un'altra figlia, anche se è arrivata dopo. E nonostante ciò, anche negli anni 70, come lei, veramente non c'era nessuna.